Ma siamo sicuri che ci serva davvero l'aratro? Per 2000 anni è stato la base fondante dell'agricoltura, prima mosso dagli animali e successivamente dai trattori. L'aratro permette di rigirare il terreno e questo semplice gesto compie una magia, rendendo il suolo più fertile grazie all'arieggiamento, alla mineralizzazione della sostanza organica e all'interramento dei residui. A partire dagli anni 30 in America, per contrastare una robettina chiamata Dust Bowl, si è però diffuso un nuovo concetto, quello dell'agricoltura conservativa, un sistema che mette al bando l'aratro. E oggi vediamo che cos'è questa agricoltura conservativa e la compariamo all'aratro in termini di rese e costi di lavorazione. Partiamo. L'aratura del terreno è stata applicata per secoli grazie alla forza degli animali ed era l'unico modo per piazzare in profondità il seme e al contempo interrare le erbacce. Così si è lavorato per millenni. La diffusione della meccanica poi nel Novecento ha aumentato la profondità di lavoro e le frequenze degli interventi, ovviamente a discapito dei costi. Costi che sono venuti al pettine con la crisi petrolifera degli anni 70 ed il calo del prezzo dei cereali negli anni 90. Questi due avvenimenti hanno spostato le priorità verso la riduzione delle spese di produzione. Ed è così che si è riscoperta una pratica radicata negli anni 30 del Novecento che prende spunto da come coltivavano i nostri avi, l'agricoltura conservativa. Questo concetto segue tre pilastri principali. 1. Alterazione minima del suolo, con la lavorazione ridotta del terreno. 2. Copertura permanente, con l'utilizzo delle cover crops e della pacciamatura vegetale. 3. Associazioni e rotazioni colturali, con l'abbattimento della stanchezza del terreno. La lavorazione minima e il no-till si inseriscono in questo framework e propongono di sostituire l'aratura con dei sistemi di lavorazione meno impattanti o addirittura direttamente con la semina su sodo. La chiave in ogni caso è cercare di mantenere buone produzioni evitando di rivoltare il terreno. L'aratura infatti non è solo costosa, ma sul lungo termine, con la continua lavorazione del suolo, porta a una perdita di sostanza organica, a un peggioramento della struttura del terreno e a una minore capacità di trattenere l'acqua, oltre agli ovvi effetti sui microrganismi presenti nel suolo. Per sostituire il nostro benedetto aratro, la minima e il no-till richiedono delle attrezzature specifiche e delle conoscenze particolari, con un livello di gestione superiore che mette al centro l'agronomia e la conoscenza del terreno. Ma se volete apriremo il capitolo attrezzature particolari in un altro video. D'altro canto, l'agricoltura conservativa permette di preservare gli organismi terricoli, migliorare la fertilità del suolo e risparmiare denaro, lasciando però sul piatto una maggiore diffusione degli infestanti e un minore boost momentaneo alla fertilità dato dall'aratura. Per questo motivo nell'agricoltura conservativa vanno integrati tutti e tre i pilastri assieme, con un approccio più alto rispetto alla sola scelta della lavorazione. Quindi ora, dati alla mano, iniziamo a comparare queste due tecniche nei nostri due campi di interesse. Ah, e dovete sapere che se vedete gratis e disponibile per tutti questo video è perché ci sono dei santi abbonati che sostengono questo canale e permettono a voi la visione di tutti i contenuti. Ecco, se vuoi sostenere anche tu il progetto e in cambio ricevere dei contenuti esclusivi, clicca il tasto abbonati, sarà l'abbonamento meno costoso che hai. Iniziamo dal capitolo rese e fatemelo dire, dipende. Ma dipende, cioè dipende dal clima, dipende dal terreno, dipende dalle attrezzature, dipende dalla coltura, dipende da un sacco di cose. Ecco, noi dovremmo riuscire a fare migliaia di test in tutti i contesti diversi e con tutte le combinazioni diverse possibili. Mica un lavoro facile. Ed è qui che ci torna utile una meta-analisi condotta dai ricercatori universitari americani, europei e cinesi, che ha confrontato 5.400 test condotti in 63 nazioni e su 48 culture diverse. Ci basta? Ci basta. Nello specifico vengono comparate l'agricoltura tradizionale e il no-till, senza prendere in considerazione la minima che costituisce la via di mezzo. Ma tranquilli che dalle comparazioni comparate a loro volta arriviamo a un punto che è abbastanza scontato, e cioè che con il no-till si lascia sul campo della resa. Questa perdita di prodotto è in media del 10% nel caso si applichi solo la non lavorazione, ma scende al 2,5% nel caso assieme ad essa
si applichino anche la rotazione e la copertura costante del terreno, due tecniche che permettono di evitare la stanchezza del suolo, ridurre le infestanti e aumentare la quantità di sostanza organica disponibile. Sulla base delle evidenze scientifiche notiamo anche che i primi anni dopo l'introduzione del no-till questa tecnica ha dei risultati minori per poi stabilizzarsi sui livelli medi citati prima negli anni successivi. Serviranno poi ulteriori studi per capire cosa succede alle rese dopo 10 anni di applicazione del no-till, un periodo nel quale se si applica solo la non lavorazione senza gli altri due pilastri si potrebbe andare incontro a delle riduzioni ulteriori delle rese. In generale l'insegnamento che ci portiamo a casa è che sì, si produce meno, anche in modo significativo a volte, e per ridurre questo impatto bisogna prima pensare a rotazione e copertura, poi al tipo di lavorazione. Ora mettiamoci le mani in tasca e andiamo a comparare i costi di coltivazione tra aratura minima e no-till. Per fare questo ci teletrasportiamo in provincia di Pavia, nel cuore della produzione risicola italiana. Qui le tre pratiche sono state comparate in 3 appezzamenti adiacenti da 2 ettari l'uno per calcolare il costo totale della meccanizzazione. Per la pratica tradizionale, dopo l'aratura si sono succedute 2 erpicature, una falsa semina e la vera semina. Per la lavorazione minima sono state eseguite solo le 2 erpicature, la falsa semina e la vera semina, mentre per il no-till, dopo l'eliminazione chimica delle cover crop precedenti ed il passaggio di un rullo Cambridge, si è passati direttamente alla semina su sodo. Le fertilizzazioni, i passaggi antifungini e tutte le altre lavorazioni non citate sono rimaste invece costanti tra i 3 appezzamenti diversi ed è stato anche utilizzato lo stesso trattore e la stessa mietitrebbia per non falsare il confronto. I risultati considerano quindi il costo del carburante, le ore di lavoro ed i fattori di produzione quali semi e prodotti chimici. Inserendo tutto nel pentolone abbiamo che il costo ad ettaro in lavorazione convenzionale è di 1.334 euro, che scendono a 1.125 nel caso della minima lavorazione e a 1.078 nel caso del no-till, con un risparmio rispettivamente del 16% per la minima e del 19% con la non lavorazione. A schermo vedete poi i dettagli di ogni costo in lista con i fattori produttivi considerati costanti. Vi butto infine questo ulteriore grafico di resa derivato da una prova del CRPA di 20 anni svolta a Foggia sulla coltivazione del frumento duro. Ci interessa perché oltre alla comparazione tra no-till e lavorazione tradizionale, rispettivamente in blu e in rosso, abbiamo a disposizione anche il grafico della resa aggiustata per il risparmio economico. E che cos'è? In pratica il risparmio economico dato dal no-till trasformato in granella e che nei 20 anni vale in media 393 euro ettaro anno. Insomma, sulle rese si può discutere, ma come vedete sul gasolio no. Io per oggi finisco qui di spararvi i numeri in faccia, anche perché la scelta del tipo di coltivazione dipende molto dai singoli contesti produttivi. Ad esempio, zone particolarmente aride giovano meglio del no-till rispetto a zone dove è disponibile una grande irrigazione, nelle quali gli equilibri si invertono. Per questo la domanda "ma siamo sicuri che l'aratro serva ancora davvero?" non ha una vera risposta. Forse l'estremo è da entrambe le parti, dalla minima del no-till e dall'aratura, e forse sarebbe il caso di concentrarsi maggiormente sull'agronomia, sulle rotazioni, sulle cover, sulla programmazione di lungo periodo, prima di scegliere, in diretta conseguenza di questo, la lavorazione da effettuare, e quindi magari in quel caso ci renderemo conto che l'aratro non serve passarlo tutti gli anni. Però sempre occhio agli estremi, anche perché vi ricordo che la non lavorazione da sola e senza integrare gli altri 2 pilastri fa più danni dell'aratro.